Ehi, bentornati su GP Rumors. Oggi ci sono un sacco di cose di cui parlare, perché questa settimana la MotoGP ci ha regalato notizie pazzesche. Abbiamo record storici che cadono, piloti in crisi totale, un mercato piloti che sembra un film di spionaggio, e rivoluzioni tecniche che cambieranno tutto. 7 notizie, una più calda dell'altra. Preparatevi, perché si parte subito. Partiamo con una roba storica. Marco Bezzecchi ha battuto il record di Jorge Lorenzo. 121 giri consecutivi in testa alla gara. Il record di Lorenzo era 103 giri, fermo dal 2015. Un record che sembrava intoccabile. E invece Betz lo ha polverizzato. 5 vittorie consecutive, primo in ogni singola gara dall'inizio della stagione. Leader del mondiale con 81 punti. Il ragazzo di Rimini sta vivendo un momento di grazia assoluto. Da quando è passato in Aprilia, sembra un altro pilota. La moto gli calza come un guanto, il team crede in lui al 100%, e i risultati, parlano da soli. Se continua così, il titolo mondiale potrebbe parlare italiano quest'anno. E dopo anni di dominio spagnolo, non sarebbe niente male. E adesso parliamo di Pecco Bagnaia, perché la situazione è preoccupante. Pecco ha 50 punti in meno rispetto allo stesso momento del 2025. Ad Austin è arrivato decimo. Decimo, ragazzi. Il 2 volte campione del mondo sembra in difficoltà seria con la Ducati GP26. E la cosa assurda è che la moto sulla carta è competitiva, ma Pecco non riesce a trovare il feeling giusto. La classifica parla chiaro, e il distacco dal leader Bezzecchi cresce gara dopo gara. Ducati ha un problema grosso, perché se il tuo pilota di punta non gira, tutta la strategia del team va a farsi benedire. Pecco ha bisogno di questa pausa di un mese per resettare tutto e tornare a Jerez con un'altra mentalità. Altrimenti, il mondiale rischia di scappargli via molto presto. Restiamo in casa Ducati, perché non è solo Pecco a soffrire. Alex Marquez ha detto una frase che fa riflettere. Testuale: sto solo cercando di sopravvivere. Parliamoci chiaro, quando un pilota ufficiale dice una cosa del genere, c'è un problema serio. Alex non trova feeling con la GP26. E i risultati sono sotto le aspettative. La cosa paradossale è che nei test invernali era stato il più veloce in assoluto, con un tempo migliore perfino di Bagnaia. E invece in gara, niente. Il potenziale c'è, ma qualcosa non torna. Insomma, in Ducati l'aria è pesante. 2 piloti in crisi, Aprilia che domina. È un momento difficile per Borgo Panigale. E intanto, le voci di mercato non aiutano certo la concentrazione. A proposito di voci di mercato, ecco la bomba. Secondo le ultime indiscrezioni, Pecco Bagnaia avrebbe firmato un contratto di 4 anni con Aprilia, a partire dal 2027. Sì, avete capito bene. Bagnaia lascerebbe Ducati per formare una coppia da sogno con Bezzecchi in Aprilia. 4 anni. Un progetto a lungo termine con il costruttore che in questo momento sta dominando il mondiale. E dall'altro lato, la Ducati non resta a guardare. Pedro Acosta, il fenomeno della KTM, sarebbe pronto a saltare in Ducati ufficiale per affiancare Marc Marquez. Acosta e Marquez nello stesso box. Pensateci un secondo. Il mercato 2027 è completamente impazzito. Quartararo verso Honda, Martin verso Yamaha, i giovani Alonso e Olgado che salgono dalla Moto2. Però attenzione, le trattative tra Liberty Media e i team sono congelate, quindi tutto potrebbe ancora cambiare. Il bello del mercato piloti è proprio questo, non sai mai come finisce. Piccola notizia di servizio, ma che ci tocca da vicino. Da Austin fino a Jerez, il 24 aprile, non ci sono gare. Un mese intero senza MotoGP. Il motivo? Il Gran Premio del Qatar, che doveva corrersi questo weekend, è stato rinviato a novembre per il conflitto in Medio Oriente. E questo ha creato un buco nel calendario enorme. Un mese è tantissimo, soprattutto adesso che il mondiale è così combattuto. Per i piloti in crisi come Marquez e Bagnaia, questa pausa può essere un'occasione per recuperare fisicamente e mentalmente. Per chi è in forma come Bezzecchi, il rischio è di perdere il ritmo. La buona notizia è che tra 2 settimane si torna in pista a Jerez, prima tappa europea della stagione. E voi sapete cosa significa Jerez? Spettacolo puro. Ora una notizia per i nerd tecnici come me. Quest'anno è l'ultimo con i motori 1000 cc e le gomme Michelin. Dal 2027 si passa a 850 cc e pneumatici Pirelli. Una rivoluzione totale. E il bello è che ci siamo già in mezzo.
I motori sono congelati, significa che i costruttori non possono più svilupparli. Quello che hanno adesso è quello che useranno fino a fine stagione. Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha e Honda, tutti nella stessa barca. Intanto, a Jerez si sono già svolti i test con le gomme Pirelli per il 2027, con Ducati, Aprilia, KTM e Yamaha tutte presenti. I primi riscontri sono molto interessanti, perché le Pirelli cambiano completamente il comportamento della moto. Questo significa che le gerarchie del 2027 potrebbero essere completamente diverse da quelle attuali. Chi domina oggi potrebbe soffrire domani, e viceversa. Tenetelo a mente. E chiudiamo con la rivoluzione Yamaha. Dopo anni con il 4 cilindri in linea, Yamaha ha finalmente fatto il grande salto al motore V4. Una scelta coraggiosa, quasi disperata, ma necessaria. I risultati per ora sono altalenanti. La potenza c'è, ma la moto è ancora da capire. Il Team Factory e il nuovo team satellite Pramac stanno lavorando duro per trovare il setup giusto. La vera domanda è se questa rivoluzione tecnica darà i suoi frutti in tempo, o se Yamaha dovrà aspettare il 2027 e le nuove regole per tornare davvero competitiva. Una cosa è certa, il coraggio di Yamaha va riconosciuto. Mentre altri costruttori si sono adagiati, loro hanno rischiato tutto per tornare a vincere. E nel motorsport, chi non rischia non vince. Vediamo come andrà a Jerez tra 2 settimane. Potrebbe essere il primo vero banco di prova europeo per la nuova M1 V4. E queste erano le 7 notizie più calde della settimana in MotoGP. Record di Bezzecchi, crisi Ducati, mercato piloti impazzito e rivoluzioni tecniche ovunque. Questa stagione è semplicemente pazzesca. Il prossimo appuntamento è Jerez, il 24 aprile. Non manca tanto, ma vi prometto che nel frattempo vi terrò aggiornati con tanti altri contenuti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E scrivetemi nei commenti, secondo voi Bezzecchi vince il mondiale? Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!